Allora, questa è la tua postazione abituale. Sì, qui è dove normalmente faccio la parte produttiva, insomma, a parte quello che magari si può registrare, ma normalmente è proprio qui che insomma, predispongo poi le musiche per le cose che faccio. Questo è il progetto del tuo corto, tutte le mattine proprio, questo che state vedendo ora. Roberto, ci puoi illustrare come funziona il tuo lavoro dal punto di vista, in questo caso, davanti a un software e ci fai proprio la radiografia, ci, Certo. ci tracci, ecco, le linee sonore del cortometraggio Tutte le mattine del mondo. Sì, in pratica questo è il progetto appunto di Tutte le mattine del mondo e questo è il software che utilizzo io che è Ableton Live, insomma diciamo che software è, per chi magari lo utilizza, è molto funzionale perché c'è anche una parte che ti permette di avere il video sempre sott'occhio, chiaramente facendo la colonna sonora per un film è molto importante. Quello che vediamo è in pratica questa è la linea del tempo orizzontalmente, quindi sono circa 5 minuti. Le tracce invece verticali sono diversi strumenti, in particolare questa traccia viola è il cortometraggio vero e proprio, sia audio che video. Le tracce superiori sono tracce degli strumenti musicali dei brani fatti. Queste tracce fra questa viola e non so, questa ultima rossa, quindi diciamo questa zona qua che sto evidenziando ora, questa zona di tracce qua sono invece effetti audio perché poi abbiamo anche dovuto ricostruire in parte l'audio originale perché avendo il corto con miscelate insieme la vecchia musica che non ci interessava più e anche l'ambiente e quindi abbiamo anche ricreato una sorta di sound design, alcuni rumori di ambiente che venivano a mancare avendo tolto la cosa precedente. Qua sopra invece ci sono i brani musicali, in pratica c'è un primo brano musicale, quello che ho fatto sentire prima la chitarra, eh, che ha solamente tre strumenti, in verità, chitarra, una serie di archi elettronici e poi un altro sintetizzatore che fa il tema. Qui c'è la parte invece centrale dell'altro brano, quello di cui parlavo precedentemente, quello un po' dell'inseguimento, chiamiamolo, del pedinamento. Qui ci sono un po' più di strumenti, il brano ha più strumenti che suonano insomma basso, batteria, chitarre varie, sintetizzatori e poi c'è il finale dove in pratica ripeto il primo brano solo dilatato come sigla finale tranquilla, insomma, sempre perché comunque non vogliamo fare gli spoiler, ma insomma un bel finale. Questo invece è l'altro brano, il secondo brano, quello dell'inseguimento, come dicevo io. Giusto per dare un'idea, appunto, come un po' più inquietante, un po' più. Che cosa ti ricorda? Sì, dopo che l'ho riascoltato, in realtà mi ricorda, potremmo dire, i Tangerine Dream, del krautrock degli anni 70, musica elettronica tedesca di quel periodo, un po' a quel piglio, potremmo dire. Ricorderò la signora in verde, sicuramente, la signora in verde. Che non è mai stata No, pagata no, e una passante in realtà che. scritturata. Una passante che però c'è nel corto e sì, che praticamente è diventata una specie di ossessione. Ho Ah, addirittura chiesto a te, ti ricordi che se la conoscevi, se era una figurante scelta oppure era una che passava per caso,
purtroppo mi ha detto che non è Non ho il passata perché numero. non abbiamo il numero. Non abbiamo il numero. Comunque è dedicato alla signora in verde questo mio lavoro. E la copertina del lavoro sarà chiaramente il fotogramma dove c'è la signora in verde. Guardate il corto e vedrete la signora in verde. Tutta un'altra roba. Ci stanno. Ottimo! Questa era migliore, è vero, questa è venuta decentemente.